Finalmente è arrivato. Sono diversi mesi che lo aspetto, essendo un'edizione limitata ci è voluto un po', però ce l'abbiamo qua e me lo sto suonando da un paio di settimane. Chiaramente parliamo del rullante Signature di Abe Cunningham, batterista dei Deftones. Questo è un rullante che è stato presentato per la prima volta al NAMM del 2015, quindi gennaio, e il video ufficiale dove Abe lo testa e ne parla è del 9 luglio 2015 sul canale Tama YouTube, esattamente 4 anni fa, che cadono oggi. Si trattava di un'edizione limitata a circa 100-120 pezzi, non conosco bene il numero in quanto Tama non mette pubblicamente questi dati, e sono finiti abbastanza in fretta, questo verso la fine 2015. All'inizio di quest'anno, 2019, ho sentito qualche rumors che ne erano stati messi in produzione altri circa 60, e essendomelo lasciato sfuggire quella volta, diciamo che essendo io fan di questi rullanti non potevo farmelo sfuggire, dai. Questo è un rullante che va ad inglobare principalmente le caratteristiche dei due rullanti favoriti di Abe Cunningham che ha usato in tutta la sua carriera. Ma partiamo dall'inizio. Abe usava verso la fine degli anni 90, esattamente circa fino al 2000, Orange County, era endorser OCDP, e aveva un 14x6 20 strati con 4 fori. Esattamente come questo che ho qua. Ed è un rullante che è stato usato in Around the Fure ed è famosissimo per il suo attacco e la sua potenza. Cambiando endorsement, entrando con Tama, all'inizio Abe usava nei primissimi anni 2000 il bel brass con i cerchi in bel brass, che è questo. Poi nel corso del tempo l'ha mandato un attimo in pensione, ha detto che è stanco in un'intervista, ci credo, con tutte le botte che si prende, e ha usato degli Starphonic, insomma, come sapete gli endorser cambiano spesso, in quanto devono usare anche magari roba più recente, spesso anche per contratto. Però per i dischi lui dice sempre che ritorna sempre a questi rullanti qua, OCDP coi fori e il bel brass. All'inizio del 2015 è stato presentato al NEM, come dicevo poco fa, ed è il frutto di un esperimento durato circa 1 anno e mezzo, proprio come spiega Abe nell'intervista, che vi linko sotto se siete su YouTube nella descrizione e sopra se siete su Facebook, con chiaramente il test fatto da Abe. Quindi con questo rullante Signature Abe è andato ad amalgamare i suoi due rullanti preferiti di tutta la sua carriera. Fusto costruito in un pezzo unico di ottone spessore 3 mm, 4 fori da 2 pollici, cerchi die cast e meccaniche tipo tube lugs in ottone. La finitura è realizzata a mano tramite un processo di smerigliatura ed è unica per questo modello. All'interno la classica etichetta firmata a mano dall'artista, come in tutti i signature Tama, Made in Japan. Attenzione però perché il fusto di questo rullante è dichiarato come brass, quindi ottone, come potete vedere qua dalla descrizione ufficiale, e non bel brass che è bronzo, come ho spiegato nel video sui bel brass qua. E lo si capisce un pochettino anche dal prezzo, che è comunque sia sostanzioso ma non astronomico, parliamo di circa 1 migliaio di euro per questo rullante, mentre invece sui bel brass sappiamo che andiamo sopra al doppio tranquillamente. Se vi è capitato di vedere il mio video dove parlo della storia di Orange County Drum, che è questo qua, parlo a lungo di questi rullanti con i fori, insomma, quando andiamo a praticare dei fori sul fusto del rullante, che cosa succede? L'aria esce molto più velocemente, lo spiega anche Abe nel video, si sente molta cordiera e dà un suono tutto suo. Qualcuno potrebbe pensare, ma io prendo un rullante piccolo, perché questi rullanti qua hanno una pacca della Madonna, prendo un rullante piccolo, lo tiro, lo stesso risultato. No, non è così. Se lo dico è perché ci ho provato. Io, lo sapete, non sono il tipo che parla senza fare esperimenti, è per quello anche che pubblico pochi video, perché se vengo qua davanti a una telecamera e ve ne parlo è perché l'ho provato e l'ho studiato e testato in più e più occasioni, il più possibile. Però questi rullanti hanno una particolarità loro, non sono versatili, fanno un casino assurdo, non andateci a suonare se vi capita nei locali perché vi mandano via. Veramente è fatto per fare una cosa, per sparare, per avere un sacco di proiezione, e come sentirete anche dal test fra pochi secondi, la cordatura bassa in pratica quasi non esiste perché non sono rullanti che sono stati fatti per essere accordati bassi. Godetevelo e attenzione perché vi salteranno via le casse con la prima accordatura. A presto!